In Spirit abbiamo sviluppato il concetto di telaio inerziale andando ad analizzare precisamente il comportamento dei materiali utilizzati per la nostra cuffia. Ora vi faccio ascoltare un breve pezzo di Mattia Barbieri, un batterista, dove vi fa capire quanto un strumento di riproduzione musicale deve essere accurato per seguire la realtà, ovvero una batteria ai massimi livelli. Ecco, in questo punto Mattia Barbieri esegue un pezzo particolarmente vivace e il transiente musicale che deve essere riprodotto dalla cuffia sollecita in maniera devastante il telaio. Ora, se il telaio non ha determinate caratteristiche, il risultato della riproduzione non sarà ottimale. Dovete considerare tre aspetti fondamentali del telaio: la rigidità, la risonanza, quindi la frequenza e risonanza tipica del materiale, e la massa del telaio. Partiamo dalla parte più semplice, ovvero la rigidità. Se noi applichiamo una forza su un telaio in plastica, quindi il nostro driver dà una, diciamo, una sollecitazione a un telaio in plastica, la plastica, che è un polimero, si comporterà in maniera elastica, si deformerà. La sua deformazione mangerà una parte della dinamica che viene registrata nel nostro disco. Un materiale come l'alluminio ha un coefficiente elastico molto più alto e riesce a sostenere lo sforzo. Passiamo invece ad analizzare quello che può essere una problematica di risonanza dei materiali. Ora facciamo un piccolo esperimento. Vedete qui un telaio non trattato, quindi in alluminio puro, e un telaio invece già preparato per l'assemblaggio. Il telaio assemblato prevede uno strato di Dynamat, che è un materiale viscoelastico con una lama di alluminio che è pensato in campo automotive per ridurre le vibrazioni e soprattutto elimina quelli che sono le frequenze di risonanza dei materiali tipici. Sentite cosa succede se andiamo a percuotere un telaio standard non trattato. Questo rumore, questo eco che sentite, può essere sempre aggiunto nel momento in cui noi riproduciamo la musica con un telaio non efficace. Quindi noi andiamo a colorare la riproduzione. Questo invece è come si comporta un telaio trattato. Come potete ascoltare, il telaio in questo caso ha un contributo molto molto limitato. Vediamo adesso l'aspetto che maggiormente influenza la dinamica della riproduzione, ovvero il peso del telaio. E questo è il motivo per cui le cuffie importanti devono avere un certo peso. Eh, Qua di fianco vedete la rappresentazione del movimento a pistone del gruppo mobile della cuffia nel momento in cui
Mattia Barbieri esegue un transiente sonoro. In questo momento il gruppo mobile esegue un movimento istantaneo molto veloce e sollecita il telaio. Se il telaio è leggero, il telaio arretra e in questo caso perdiamo una percentuale significativa della botta che viene data nel momento in cui noi dobbiamo riprodurre la musica. La sensazione di un suono stanco, un suono piatto, non particolarmente vivace. Se noi raggiungiamo il peso necessario al telaio per sostenere la spinta in questo momento delicato, abbiamo una riproduzione estremamente efficace. Ora, andando ad analizzare i vari materiali, capiamo che l'alluminio in questo caso rappresenta probabilmente il materiale principe per eseguire una cuffia, perché ha un peso abbastanza elevato per unità di volume rispetto al legno, per esempio, dove noi dovremmo zavorrare pesantemente il telaio per riuscire ad avere diciamo, un comportamento efficace. E una capacità di essere strutturato con particolari tecnici abbastanza rifiniti in modo da avere diciamo, un telaio compatto, rigido, senza frequenze di risonanza in modo che sia trattato e soprattutto abbastanza pesante per sostenere la spinta. Cosa dobbiamo aspettarci quindi da una riproduzione con una cuffia Spirit? Un telaio inerziale vi permetterà di riprodurre della musica a livelli live con una capacità di messa a fuoco della scena sonora, dell'evento sonoro, anche a volumi molto elevati. Abbiamo scelto la batteria non a caso. La batteria è uno degli strumenti che mette più in crisi l'impianto di riproduzione audio.